Vi serviranno diversi colori. Utilizzerò questo marroncino per realizzare la ciambella, questo bianco per realizzare il corno e le orecchie, e poi utilizzerò questi tre colori per fare l'arancione giallo, le roselline, e invece questo giallo sole per realizzare la glassa. Naturalmente questi tre colori sono a vostra scelta, se voi ne utilizzate di diversi ben venga. Ci occorrerà un ago da lana, un marcapunti e degli occhietti di plastica con la loro sicura. Per questo amigurumi io andrò ad utilizzare un uncinetto numero 3 e un uncinetto numero 2,5. Per finire ci servirà dell'imbottitura. Questa potete trovarla o in merceria oppure nei negozi specializzati per creativi. Prima di proseguire con il tutorial ti ricordo che puoi supportarmi iscrivendoti al canale e attivando la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, lasciando un like a questo video e naturalmente condividendo i video. Poi mi puoi trovare anche su Instagram come Mille Creazioni Sonia. In questa prima parte il marcapunti non ci servirà, quindi momentaneamente lo lasciamo da parte. Andiamo ad avviare una catenella di 18 maglie. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18. Fatta la nostra catenella, la lasciamo in questo modo dritta e la andiamo a chiudere a cerchio. Entriamo qui nella prima catenella che abbiamo fatto e facciamo una maglia bassissima. In questo modo. Adesso proseguiamo, facciamo una catenella, rientriamo nella stessa maglia, quindi dove abbiamo fatto la maglia bassissima di chiusura, e facciamo una maglia bassa. Adesso lavoro un giro di maglie basse, quindi lavoro 18 maglie basse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ecco qua, fatte le 18 maglie basse, vado a chiudere il lavoro. Quindi cosa faccio? Entro nella prima maglia bassa che abbiamo fatto, faccio una maglia bassissima e così abbiamo chiuso il nostro lavoro. Adesso dobbiamo andare a fare 2 maglie basse e un aumento, 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro. A fine giro avremo un totale di 24 maglie basse. Quindi procediamo facendo una catenella, facciamo una maglia bassa dove abbiamo fatto la maglia bassissima di chiusura, una, 2 maglie basse e adesso facciamo l'aumento, una maglia, seconda maglia e di nuovo l'aumento, una maglia bassa, 2 maglie basse, aumento. In questo modo fino alla fine del giro. Siamo arrivati alla fine del giro, andiamo di nuovo a chiudere questo giro come abbiamo fatto prima, quindi una maglia bassissima nella prima maglia del giro e abbiamo chiuso il giro. Adesso il giro successivo dobbiamo fare 3 maglie basse e un aumento, 3 maglie basse e un aumento per tutto il giro e a fine giro avremo un totale di 30 maglie basse. Quindi come prima catenella e faccio la prima maglia bassa nella maglia dove ho fatto la maglia bassissima, quindi la maglia di chiusura, in modo da non perdere quella maglia. Ok, quindi la prima maglia lavorata, andiamo a fare la seconda maglia e la terza e adesso l'aumento, di nuovo
1, 2, 3 maglie basse e un aumento, 3 maglie basse e l'aumento. Proseguo in questo modo fino alla fine del giro. Adesso devo nuovamente chiudere. Come ho fatto nei giri precedenti, faccio anche in questo. Quindi nella prima maglia del giro faccio una maglia bassissima e ho chiuso il lavoro. Questa chiusura qui si ripeterà sempre per tutti i giri. Adesso proseguo facendo 4 maglie basse e un aumento, 4 maglie basse e un aumento, e a fine giro avremo un totale di 36 maglie basse. Quindi cosa faccio dopo aver fatto la chiusura? Faccio una catenella, sempre così, e vado a fare la prima maglia bassa del giro nella prima maglia bassa del giro sottostante, cioè nella maglia bassa dove noi abbiamo fatto la chiusura, quindi la maglia bassissima. Adesso faccio le 4 catenelle, scusatemi, le 4 maglie basse, non catenelle, 2, 3, 4 e l'aumento. Di nuovo le 4 maglie basse e adesso l'aumento. Proseguo in questo modo fino alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro, nella prima maglia bassa del giro vado a fare una maglia bassissima e ho chiuso il nostro giro. Adesso, per velocizzare leggermente il tutorial, vi elenco gli ultimi giri che dovete andare a fare con gli aumenti. Quindi dovete andare a fare, eccoli qua, vi metto bene a fuoco, dovete andare a fare 5 maglie basse e un aumento, e a fine giro avrete un totale di 42 maglie basse. Poi nel giro successivo ancora 6 maglie basse e un aumento, per un totale di 48 maglie basse, 7 maglie basse e un aumento, per un totale di 54 maglie. Fate poi, una volta arrivate alle 7 maglie basse e un aumento, vi faccio vedere come proseguire. Una volta arrivati fino a 7 maglie basse e un aumento, ho chiuso il lavoro. Adesso devo proseguire facendo 6 giri di 54 maglie basse. Quindi, come sempre, una catenella e faccio la prima maglia nella maglia di chiusura e proseguo così in modo da fare 6 giri di 54 maglie basse. Questo è il risultato una volta finiti i 6 giri di maglie basse. Adesso dobbiamo andare a proseguire con le diminuzioni. Andiamo a fare nel primo giro 7 maglie basse e una diminuzione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adesso la diminuzione e proseguiamo di nuovo con 7 maglie basse e una diminuzione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La diminuzione. Proseguiamo in questo modo per tutto il giro. Una volta completato il giro ci ritroveremo con 48 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo 6 maglie basse e una diminuzione. 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie basse e la diminuzione. Di nuovo 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e adesso una diminuzione. Proseguiamo in questo modo per tutto il giro e a fine giro avremo un totale di 42 maglie basse. Proseguiamo con la lavorazione dei nostri giri facendo 5 maglie basse e una diminuzione. 1, 2, 3, 4, 5 e la diminuzione. Di nuovo 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e una diminuzione.
Proseguo in questo modo per tutto il giro. A fine giro ci ritroviamo un totale di 36 maglie basse. Adesso andiamo a fare 4 maglie basse e una diminuzione. 1, 2, 3, 4 maglie basse e adesso una diminuzione. 1, 2, 3, 4 e la diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro e a fine giro avrò un totale di 30 maglie basse. Penultimo giro andiamo a fare 3 maglie basse e una diminuzione. 1, 2, 3 e adesso facciamo la diminuzione. Di nuovo 3 maglie basse, 1, 2, 3 e la diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro e a fine giro avremo un totale di 24 maglie basse. Ultimo giro facciamo 2 maglie basse e una diminuzione. 1, 2 e facciamo una diminuzione. 2 maglie basse, 1, 2 e adesso la diminuzione. Proseguiamo in questo modo per tutto il giro e a fine giro avremo un totale di 18 maglie basse. Finito il giro andiamo a chiuderlo con una maglia bassissima, facciamo una catenella e tagliamo il filo abbastanza lunghetto per poi andare a cucire. Questo è come si presenta una volta finito di lavorare il corpo proprio della ciambella, quindi la ciambella in sé. Ho deciso durante il lavoro di cambiare il colore della glassa, quindi andrò a utilizzare questo arancione. La glassa principalmente è come il corpo della ciambella, quindi i primi giri sono identici. Adesso però andiamo a rivederli di nuovo passo a passo. Inizio il lavoro avviando 18 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Adesso devo andare a chiudere a cerchio, quindi entro con l'uncinetto nella prima catenella che ho realizzato e vado a fare una maglia bassissima. Eccoci qua chiuse le nostre catenelle a cerchio. Adesso faccio una catenella, entro nella stessa catenella dove ho chiuso e faccio una maglia bassa. Adesso continuo realizzando 18 maglie basse, cioè lavoro una maglia bassa in ogni catenella fino a fine giro. Fatte le 18 maglie basse, questo è il risultato. Dobbiamo andare a proseguire con il secondo giro. Quindi cosa facciamo? Entriamo qui nella prima maglia bassa che abbiamo fatto, quindi qua saltiamo la maglia bassissima e la catenella che abbiamo realizzato ed entriamo nella maglia bassa e facciamo un'altra maglia bassa. Adesso dobbiamo prendere il nostro marcapunti e andiamo a inserirlo qua nella prima maglia, nell'ultima maglia che abbiamo fatto. Questa è la prima maglia del secondo giro. Adesso dobbiamo andare a lavorare 2 maglie basse e un aumento, quindi noi la prima maglia bassa l'abbiamo già fatta, che è questa qua marcata, e andiamo a fare un'altra maglia bassa. Nella maglia successiva un aumento, 2 maglie basse e un aumento.
Proseguo in questo modo fino alla fine del giro. A fine giro avrò un totale di 24 maglie basse. Eccomi qua a fine giro, come potete vedere ho concluso con un aumento. Adesso vado a togliere il marcapunti e inizio il terzo giro e vado a fare 3 maglie basse e un aumento. Quindi prima maglia bassa, prendo il marcapunti e la marco. Questo segna sempre l'inizio del nuovo giro. Quindi la prima maglia l'abbiamo già fatta, andiamo a fare altre 2 maglie basse e adesso nella successiva un aumento. Di nuovo 3 maglie basse, 2, 3 e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo fino alla fine del giro e a fine giro avrò un totale di 30 maglie basse. Proseguiamo facendo 4 maglie basse e un aumento. 4 maglie basse e un aumento per tutto il giro. Quindi io ho fatto la prima maglia e la marco. Adesso proseguo facendo altre 3 maglie basse. Nella successiva faccio un aumento. Di nuovo 4 maglie basse. E nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro e a fine giro avrò un totale di 36 maglie basse. Finito il giro andiamo a fare 5 maglie basse e un aumento. Come sempre facciamo la prima maglia e la marchiamo e adesso continuiamo con altre 4 maglie basse. Nella maglia poi successiva andiamo a fare un aumento, 5 maglie basse e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro e a fine giro avrò un totale di 42 maglie basse. Finito il giro togliamo il marcapunti e possiamo andare a fare 6 maglie basse e un aumento. Quindi la prima maglia la marchiamo sempre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nella successiva un aumento. Di nuovo 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro e a fine giro avrò un totale di 48 maglie basse. Adesso andiamo a realizzare l'ultimo giro di aumenti, quindi andiamo a fare 7 maglie basse e un aumento. Come sempre la prima maglia la marchiamo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nella maglia successiva andiamo a fare un aumento. Di nuovo 7 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro e a fine giro avrò un totale di 54 maglie basse. Una volta finiti i giri di aumenti devo andare a fare 2 giri di 54 maglie basse, quindi 2 giri di maglie basse. Come sempre lavoro la prima maglia del giro e la marco. Questo è il risultato una volta finito anche i 2 giri di maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare l'ultimo giro e abbiamo finito la nostra glassa. Quindi togliamo i marcapunti e facciamo una maglia bassa. Adesso dobbiamo andare a fare altre 8 maglie basse per un totale di 9 maglie basse.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maglie basse. Faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, entro qui nella maglia bassa prendendo queste due costine, vedete, quindi una costina della maglia e una costina proprio del punto, e faccio una maglia bassissima. Adesso proseguo facendo di nuovo 9 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, e di nuovo entro qui nella maglia, quindi una costina della catenella e una costina proprio della maglia, e faccio una maglia bassissima. Adesso maglia successiva faccio di nuovo 9 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 catenelle, 1, 2, 3, ed entro di nuovo qui nella maglia e faccio una maglia bassissima. Proseguo in questo modo fino ad arrivare alla fine del giro. Il numero di maglie rimane identico, andiamo soltanto a aumentare facendo questa specie di puntina con le 3 catenelle, ma il numero di maglie che noi andiamo a lavorare è sempre 54. Siamo arrivati a questo punto, quindi a fine giro. Adesso tolgo il marcapunti e nella maglia marcata vado a fare una maglia bassissima, una catenella, e adesso posso andare a tagliare il filo come prima abbastanza lunghetto, perché lo utilizzeremo per andare a cucire. E la nostra glassa è conclusa. Questa andrà messa in questo modo sopra la ciambella. Adesso, prima di proseguire, dobbiamo andare ad unire la ciambella alla glassa, quindi io vado qui nella ciambella, proprio prendo il mio filo che ho lasciato lungo apposta per cucire e lo infilo nell'ago in questo modo. Il numero di maglie che abbiamo qui e che abbiamo qui sono identiche, sono 18, quindi io vado a cucire ogni singola maglia accoppiata a una maglia, quindi sistemo la mia glassa qua sopra, entro in una maglia ed esco nella maglia corrispettiva qui della glassa e inizio a cucire. Poi mi sposto nella maglia successiva ed esco nella maglia successiva qui della glassa, della ciambella, scusate, e cucisco. È una posizione un pochettino scomoda, ma per mettere bene gli occhietti dobbiamo andare prima a cucire la glassa con il corpo, poi a imbottire, quindi poi posizioniamo gli occhietti, imbottiamo e chiudiamo il corpo. Quindi da qui mi sposto di un punto e idem nella glassa, mi sposto di un punto e vanno nel punto corrispettivo giù della ciambella. Di nuovo mi sposto di un punto e vado in quello corrispettivo della glassa. Proseguo in questo modo fino a finire tutta la cucitura, quindi ad aver cucito tutte le maglie. Una volta finito di cucire possiamo andare a realizzare un nodino in modo da bloccare il filo in questo modo. Adesso questo filo non lo andrò a tagliare, ma lo lascerò così lungo perché mi servirà successivamente per andare a cucire il corpo della ciambella.
Adesso tutti i fili che trovo da questo lato li porto dall'altro, facendoli passare all'interno del buco, in modo che io possa così vedere la mia ciambella. Adesso prendo un occhietto e lo vado a posizionare qui in corrispondenza dell'aumento. Vedete che si formano queste linee qui in corrispondenza dell'aumento. Io vado a inserire l'occhietto, inserisco il primo e inserisco anche il secondo, sempre in corrispondenza degli aumenti, e lascio 1 2 3 giri, quindi tra il terzo e il quarto io vado a mettere l'occhietto. Una volta posizionati e che siete convinti della posizione degli occhietti, li andiamo a bloccare. Una volta bloccati gli occhietti, possiamo andare a cucire e imbottire la ciambella. Prima di tutto riportiamo il nostro filo davanti e lo andiamo a inserire nuovamente nell'ago. Adesso piano piano andiamo a cucire come abbiamo fatto prima. Adesso entriamo qui in una maglia della prima parte e usciamo da quest'altra, sempre in una maglia, quindi nella maglia corrispondente, e vado a cucire come prima. Mi sposto nella maglia successiva ed entro qui nella maglia a fianco, mi sposto di nuovo nella maglia a fianco ed esco in quella successiva da quest'altro lato. Mano a mano poi che si cucisce si va a imbottire, quindi io cucisco per un pochettino e poi imbottisco. Ho cucito un pochettino, prendo dell'imbottitura e la vado a inserire nella parte di lavoro già cucito. Inserita un po' l'imbottitura, posso proseguire a cucire. Come potete vedere, qui ho lasciato un buchino, la maggior parte della nostra ciambella è cucita. Ho lasciato questo buchino perché adesso vado a imbottirla per bene e poi concludo di cucire. Una volta imbottita bene e finita di cucire, posso andare a realizzare un nodino per bloccare il filo. E
adesso posso disperdere il lavoro all'interno della lavorazione in questo modo e andare a tagliare il filo in eccesso. Adesso dobbiamo andare a finire di cucire la glassa alla ciambella. Quindi cosa faccio? Metto il filo nell'ago, e adesso posso iniziare a cucire. Lo posiziono bene. Se voi avete problemi o se vi viene meglio potete andare a puntare qui il lavoro con degli spilli in modo che rimanga fermo. E adesso vado a prendere punto per punto della ciambella e cucisco così la glassa alla ciambella. Cucisco in questo modo per tutto il giro, quindi fino a cucire completamente la glassa. Una volta finito di cucire vado a fare un nodino in modo da bloccare il filo e adesso vado a disperdere il filo in eccesso all'interno della lavorazione. A questo punto il filo che rimane lo vado a tagliare e qui abbiamo la nostra prima ciambella. Adesso dobbiamo trasformarla in un unicorno. Adesso andremo a utilizzare il bianco e l'uncinetto numero 2,5 e andiamo a realizzare il corno. Andiamo a fare un anello magico di 4 maglie basse. Una, 2, 3, 4. Adesso tiro questo filo e vado a chiudere il nostro anello. Una volta chiuso devo andare a fare 4 aumenti consecutivi, quindi entro nella prima maglia bassa che abbiamo fatto e faccio un aumento. Primo aumento fatto, vado a fare gli altri 3 di 1, secondo aumento, terzo aumento e il quarto aumento. Adesso andiamo a fare 2 giri di maglie basse. In totale, dopo aver fatto i 4 aumenti, abbiamo 8 maglie basse, quindi andiamo a fare 2 giri di 8 maglie basse. Come sempre a questo punto la prima maglia la andiamo a marcare. Finiti i 2 giri di maglie basse andiamo a fare una maglia bassa e un aumento. Come sempre prima maglia del giro la marchiamo. Adesso un aumento, di nuovo una maglia bassa, nella maglia successiva un aumento. Proseguiamo in questo modo fino alla fine del giro e a fine giro avremo un totale di 12 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare 4 giri di 12 maglie basse.
Una volta finiti i 4 giri andiamo a togliere i marcapunti e facciamo una maglia bassissima, una catenella, e adesso andiamo a tagliare il lavoro, sempre lasciando il filo lungo perché ci servirà per poi cucire. Questo è il nostro corno finito. Naturalmente prima di cucirlo lo andremo a imbottire. Adesso proseguiamo a fare le orecchie. Il procedimento è uguale al corno, cambia soltanto che facciamo un giro in più, però ve lo spiego ugualmente passo per passo. Quindi andiamo a fare l'anello magico di 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4. Chiudiamo l'anello e andiamo a fare 4 aumenti consecutivi per un totale a fine giro di 8 maglie basse. Quindi entro nella prima maglia e faccio il primo aumento, fatto, passo nella successiva e faccio un altro aumento, ancora nella successiva e rifaccio un altro aumento, vado nella quarta maglia dell'anello magico e faccio l'ultimo aumento. Eccoci qua con il primo giro completato, quindi il nostro lavoro consiste in 8 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo 3 giri di 8 maglie basse, quindi lavoro la prima maglia e la vado a marcare. Ecco qua la differenza tra il corno e le orecchie. Nel corno qui abbiamo fatto solo 2 giri di 8 maglie basse, mentre nelle orecchie andiamo a fare 3 giri di 8 maglie basse. Conclusi i 3 giri di maglie basse, vado a fare una maglia bassa e un aumento. Quindi faccio la prima maglia bassa e la marco. Nella maglia successiva faccio un aumento, una maglia bassa e nella maglia successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro e a fine giro ho un totale di 12 maglie basse. Finito il giro, concludo il mio lavoro facendo 4 giri di maglie basse, quindi 4 giri di 12 maglie basse. Conclusi i giri di maglie basse, tolgo i marcapunti, vado a fare una maglia bassissima, una catenella e come sempre taglio il lavoro lunghetto perché poi il filo ci servirà per andare a cucire. E abbiamo concluso un orecchio. Adesso ce ne servirà un altro identico. Per fare le roselline ci servirà di nuovo l'uncinetto numero 3 e andremo a utilizzare i due colori, quindi il giallo sole e il giallo. Io vi faccio vedere come andare a fare una rosellina, quella giallo sole, poi le altre due le farete da soli con il giallo. Nel mio caso sono questi colori, nel vostro caso i colori che avete scelto. Andiamo ad avviare 17 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Adesso faccio una maglia bassa, salto quindi qui la prima maglia e vado nella seconda e faccio una maglia bassa, salto una maglia e faccio
5 maglie alte. Quindi metto il filo sull'uncinetto, salto la maglia bassa, la maglia, e vado a fare nell'altro 5 maglie alte, una, sempre nella stessa maglia, 2, 3, 4 e 5. Adesso salto qui la maglia successiva e nella successiva ancora faccio una maglia bassa, di nuovo filo sull'uncinetto, salto una maglia e nella successiva ancora faccio 5 maglie alte, una, 2, 3, 4 e 5. Salto una maglia e nella successiva faccio una maglia bassa. Proseguo in questo modo fino alla fine delle catenelle. Quindi adesso cosa faccio? Salto una maglia e vado a fare 5 maglie alte nella successiva, poi salto di nuovo una maglia e faccio una maglia bassa, così per tutto il giro. Adesso siamo alla fine del giro. Qui ho fatto le 5 maglie alte, però mi rimane solo una maglia. Una volta che abbiamo tutti i pezzi possiamo andare a cucirli. Quindi adesso prendiamo un po' della nostra imbottitura e andiamo a imbottire il corno, che sarà la prima cosa che andremo a cucire. Una volta imbottito lo andiamo a posizionare qui al centro degli occhi e adesso lo andiamo a cucire. Ecco qua il corno cucito. Una volta cucito andiamo a fargli il nodino e lo andiamo a disperdere all'interno della lavorazione. A questo punto tagliamo il filo in eccesso. Ecco qua. Adesso potete andare a cucire o prima le roselline o prima le orecchie, è indifferente. Io andrò a iniziare con le orecchie. Le andrò a cucire innanzitutto qui, quindi le andrò a piegare e a cucire in modo che rimanga ferma, così la piega, e poi le vado a posizionare in questo modo in corrispettiva, diciamo, dell'occhietto, quindi una da questa parte e l'altra da questa, in corrispondenza degli occhietti. Questo è con le orecchie cucite. Adesso dobbiamo andare a cucire le roselline. Iniziamo da quella del centro, quindi quella col colore più scuro, e la posizioniamo proprio qui dove è il corno e la andiamo a cucire. Cucita la prima rosellina, andiamo successivamente a cucire le altre due roselline in questo punto, quindi a fianco a quella più scura. Una volta cucite le roselline dobbiamo andare a fare le codette, quindi mettiamo i fili che abbiamo tagliato prima, che nel mio caso sono anche abbastanza lunghi ed è un peccato buttarli, li inseriamo nel lago, giriamo la ciambella e entriamo in un punto qualsiasi e usciamo qui dall'altra parte. Tiro il filo e qui ne lascio un tanto così, lo blocco e adesso qui vado mano a mano a fare le mie codette, quindi entro in un punto ed esco in un altro. Non stringo il lavoro, non stringo la cucitura e mano a mano andiamo a realizzare le codette, prima di un colore e poi dell'altro. Se volete potete aggiungere anche colori che non avete utilizzato. Io di solito utilizzo gli scarti dei vari filati.
Una volta che avete finito con il primo filo, lo riportate da questo lato della ciambella e potete andare a tagliare l'eccesso del filo in questo modo. Adesso ripetete questa operazione per i restanti colori che volete aggiungere. Questa è la ciambella conclusa. Spero che il video vi sia piaciuto e se volete supportarvi vi ricordo di lasciare un like, scrivere un commento e mi raccomando condividete il video. Ci vediamo al prossimo tutorial.